uso un traduttore automatico per i sottotitoli e mi scuso per eventuali errori. Buongiorno a tutte care amiche, buongiorno a tutte anche oggi da casetta, dalla nostra casetta in campagna. Come avete trascorso la settimana? Ci tengo a ringraziarvi anche oggi per essere qui insieme a noi, grazie di cuore. Oggi marmellata di albicocche. Porto avanti la mia missione da formichina per superare l'inverno. Occorre 1 chilo di polpa di albicocche e 800 grammi di zucchero e unito anche 30 grammi di succo di limone. Io in questo caso avevo quello in cubetti, ma va benissimo lo stesso. Il succo di limone serve per attivare la pectina già presente nel frutto, aiutando la marmellata a gelificare correttamente. Io l'ho messa a cuocere per 3 ore a fuoco dolce, ma con una fiamma veramente molto molto bassa. Nel frattempo mi dedico a fare delle pulizie. La cucina profuma già di marmellata, emana un profumo veramente delizioso. La marmellata per me non è solo marmellata, ma racchiude una vita passata.
mi riporta a una vita antica che non c'è più. Ecco, profuma di antico. A metà cottura ho iniziato a frullarle e inizia la magia. È anche vero che questo caldo ci sta mettendo davvero a dura prova, poveri anche i nostri pelosetti. Però non voglio che questo caldo prevalga e non mi lasci vivere la mia vita come più mi piace. È anche vero che con l'età si sopporta sempre meno questo caldo, anche se in realtà sta facendo tanto caldo, però non voglio perdere di vista tutti i miei momenti, tutte le mie cose, tutte le cose che amo fare. Anche l'estate ha il diritto di essere vissuta, anche se non è la mia stagione preferita, perciò non voglio perdere, come ho detto, nessun momento nonostante questo caldo. Torniamo alla nostra marmellata. Una volta che ho messo a bollire i barattoli con i tappi per sterilizzarli, li ho scolati dall'acqua, li ho appoggiati su una teglia e li ho messi in forno ad asciugare, compresi i tappi. I tappi però li ho lasciati molto meno, giusto un attimo, in modo tale che la gomina del tappo non possa rovinarsi, ecco. Ma adesso iniziamo a invasare la nostra marmellata. Che bel colore! Sono venuti 6 vasetti da 200 grammi circa e adesso le mettiamo a nanna per 24 ore sotto una coperta. Il momento che preferisco della giornata è la mattina, quando il sole invade il nostro loggiato, o meglio il nostro posto felice.
E dopo una breve colazione inizia un mio nuovo e piccolo progetto di cucito. Ricordate la federa di cotone tutta ricamata dove ho realizzato un grembiule? Ecco, ho capito come utilizzare anche l'altra. Voglio preparare una tovaglietta per quando preparo la pasta fatta in casa e appoggiare su una tovaglietta bianca che tanto desideravo la pasta lavorata. E poi voglio ricavare anche una sacca per questo tagliere in legno che mi ha regalato mia cognata, che è un regalo che ho apprezzato veramente tanto. E questo tagliere posso utilizzarlo anche qua fuori nel loggiato per preparare anche tutto quello che di solito preparo dentro casa, ecco, e poter usufruire di questo spazio soprattutto quando fa tanto caldo. Dimenticavo di dire, sto realizzando questa sacca perché ho poco spazio dove conservarla, quindi appena mio marito riesce a fare a mettere due tasselli al muro per poterla appendere, ma poi lo vedremo insieme. Perciò sto utilizzando proprio questo metodo per poter conservare questo tagliere. Ma adesso, cari amiche, voglio mostrarvi questi copribarattoli che avevo utilizzato tantissimi anni fa, ma che stupidamente io ho usato la colla a caldo. E siccome questo tessuto quadrettato mi piace veramente tanto, dove ho anche i cuscini che ci sono proprio nel loggiato abbinati con delle decorazioni fatte a cuoricino, vorrei adesso riuscire a staccare, a togliere questa colla. Io ho provato mettendo il sacchetto in freezer in modo tale che si spaccasse, ma non è successo nulla del genere, e poi ho provato anche con il calore del ferro da stiro, appoggiando sopra e sotto questo tessuto la colla a caldo per eliminare questa colla. E così alla fine ero tanto indecisa, però poi alla fine volevo provare ad eliminare questa colla a caldo con l'ultimo tentativo che conoscevo, appunto con il ferro caldo. Nel frattempo, questa mattina vado a raccogliere anche delle pere che stanno iniziando a maturare, perché d'estate con i frutti raccolti, anche se è un dolce invernale, voglio preparare uno strudel di cioccolato e pere e mandorle, accompagnati magari con una bella fettina di gelato, scusate, con una bella pallina di gelato. E magari lo strudel tanto va conservato in frigo ed è veramente buono consumarlo freddo. Ed è buono soprattutto perché le scaglie di cioccolato rimangono croccanti e a me piace veramente tanto. Ma adesso, cari amiche, farò insieme a voi la prova di della rimozione di questa colla a caldo. Voi conoscete qualche altro metodo? Scrivetemelo qui sotto nei commenti se sapete qualche altro metodo. Come ho detto, ho messo della carta forno sopra e sotto questo tessuto in modo tale che questa colla si sciolga e si attacchi alla carta. Così è avvenuto. Nel frattempo l'ho riutilizzata mentre staccavo la colla che stava nella superficie della carta. Ho continuato a fare questa operazione per almeno altre 2 volte.
Il risultato è che comunque sono rimasti gli aloni, li ho messi a lavare comunque, e quindi a questo punto ho deciso di continuare questo progetto perché non so se ve l'ho detto prima, voglio fare i coperchi per i nuovi barattoli della marmellata di albicocche. Nel frattempo inizio anche a stirare tutti i tessuti che mi servono per lavorare, per questo copritagliere e tovaglietta. Che bello questo pizzo, lo adoro. E siccome è una federa, perciò manca in un lato la decorazione che ho estrapolato dalla bordatura del lenzuolo che mi è avanzato da un altro lavoro e così lo sto aggiungendo. Ed è avanzata anche un pezzo per la sacca che ho cucito per questo tagliere. E con questi tessuti tutti lavorati e ricamati così, come dico sempre, sanno veramente di antico e io li adoro. Come dicevo è avanzata anche una piccola bordatura tutta ricamata, io l'ho applicata alla sacca. Ecco qua la tovaglietta come è venuta, anche se ha quella cucitura, ma poi un domani aggiungerò un pizzetto da mettere tutto intorno alla tovaglietta, anche se ha questa aggiunta non importa, ma mi piace veramente tanto. Ma adesso vediamo di rimuovere questa colla. Io ho utilizzato questo metodo che a parer mio non è tanto efficace perché purtroppo rimangono poi le macchie. Una volta tolte dalla fune ho continuato a rimuovere ancora un po' di colla, ma oramai non ce n'era più, e ho finito e ho stirato appunto il tessuto per preparare i copribarattoli. Ho preso la misura che desideravo e sono riuscita a ricavarne 6 tappi proprio come mi servivano. E come decorazione utilizzo sempre quei fiori ricamati con la colla sotto, perché sapete io non sono capace di fare dei ricami così sofisticati, e ho cucito tutto intorno con lo zig zag della macchina da cucire questo pizzetto. Ecco qua, cosa ne pensate? Vi piacciono, a parte la macchia che è rimasta? Anche perché poi dopo non si nota una volta confezionato il barattolo. Adesso, cari amiche, come ho detto, iniziamo a preparare lo strudel.
Ho già preparato tutti gli ingredienti e ve li lascio qui sotto in descrizione. Dovete cliccare dove c'è la parola altro e lì vedete tutti gli ingredienti. Il procedimento lo vediamo insieme. Ho tagliato a pezzetti tutte le pere, ho lasciato anche la buccia, poi ho aggiunto un po' di succo di limone, una manciata di mandorle, quella quanto ne più vi piace, come anche le scaglie di cioccolato e anche la cannella. Se volete potete aggiungere zucchero, io non ne ho messo perché comunque nella pasta do un bello strato di marmellata che è abbastanza dolce e quindi compensa con la mancanza dello zucchero. Dimenticavo, ho aggiunto anche della scorza di limone grattugiato e lo lasciamo a riposare. Nel frattempo in un'altra ciotola utilizzo 160 g di farina e 20 g di burro che inizio a lavorare. Successivamente aggiungo un uovo e 50 g di acqua e mezzo cucchiaino di sale. E inizio a lavorare il tutto e lascio la pallina e la pasta a riposare per almeno 15 minuti. Riprendo la pasta e inizio a stenderla veramente tanto sottile. Mi aiuto con con la carta da forno perché è un impasto che rimane abbastanza appiccicoso e mi stavo anche sporcando e ho dimenticato di indossare il mio grembiule preferito dell'estate. E con la marmellata avanzata, guardate che bella che è uscita, ne sono troppo orgogliosa. E come ho detto aggiungo un generoso strato di marmellata e poi iniziamo a farcire con tutto il composto di frutta, mandorle e cioccolato. E poi lo chiudo di solito in questo modo, arrotolo, ecco perché la carta da forno serve tantissimo e mi aiuta ad chiudere questo rotolo e formare il nostro strudel. Per finire vado a spennellare con del latte e via in forno.
Mia figlia nel frattempo è stata tanto carina che lei ha una scrittura migliore della mia e soprattutto mi serviva organizzare dei cartellini da mettere ai barattoli. Oggi ho deciso di preparare le etichette così semplici e con questo nastro adesivo ho coperto sopra e sotto e ho utilizzato una base appuntita per creare il foro per inserire il nastro juta o il cordoncino in juta, scusate. Ecco, così chiusi i barattoli, le macchine e il tessuto non si notano più. Ecco qua, cosa ne pensate? Io li trovo veramente carini e adorabili. Ma adesso, cari amiche, è arrivato il momento anche di avviare la cena e oggi voglio fare della pasta fresca. Io utilizzo solo della semola di grano duro. Per 4 piatti, esattamente, perché uno ne ho fatto in più anche per prepararla per pranzo per mio marito, quindi sto utilizzando per 4 piatti in totale 420 grammi di semola. Acqua, io come sapete faccio molto a occhio. Una volta lavorata l'ho lasciata riposare un attimo, forse 15 minuti, ecco il mio attimo, scusate. E ho iniziato a preparare la mia nuova tovaglietta per appoggiare la pasta lavorata. Ne sono troppo orgogliosa. Ho tagliato la pasta in diversi piccoli pezzi. E con un mattarello ho steso una striscia di pasta che ho tagliato con il tagliapasta. Creando tante piccole striscioline e avvolgendo la pasta in questo bastoncino di legno dove ho realizzato questa pasta torcigliata che poi taglierò a pezzetti. Quindi che nome possiamo darli a questa pasta? Mal tagliati, visto che non hanno la stessa dimensione e misura.
Ha dato anche questo condimento estivo, pomodori freddi, basilico, origano, aglio, abbondante olio d'oliva extravergine. Gli spicchi d'aglio li ho lasciati, li ho divisi a metà, ho messo in frigo ad insaporire e poi dopo ho buttato la pasta levando via gli spicchi d'aglio. Ecco qua il nostro strudel, la candela a prova di caldo, il condimento, poi dopo ho aggiunto anche della mozzarella a pezzetti. Ecco qua la nostra pasta fatta in casa. E come dolce dello strudel accompagnato con una pallina di gelato. Una bella cena estiva a casetta nella pace più totale in famiglia. E anche oggi è tutto da casetta, spero che il video vi sia piaciuto, grazie di cuore per gli innumerevoli commenti che mi scrivete, grazie dal profondo, siete veramente tutte adorabili. Vi abbraccio a tutte forte forte, ci vediamo venerdì prossimo, ciao ciao!